più alto. Il naso. Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone, sono Ale e finalmente dopo un bel mese di pausa siamo tornati a far uscire video. Nel video di oggi voglio parlarvi dei 5 brani che mi hanno cambiato la vita come chitarrista ma anche come persona. E se pensate di sapere già quali siano, scordatevelo. Dico scordatevelo perché fra questi 5 brani ci sono cose che mai immaginereste riguardo a me come chitarrista. Spero che sarà una bella sorpresa anche per voi. Da questi brani estrapolerò quella parte che mi ha fatto svoltare o che comunque mi ha dato quel qualcosa in più per fare il passo in avanti. Ve la racconto e soprattutto spero siano cose utili e di ispirazione anche per voi, per fare anche voi i vostri passi avanti indipendentemente dal vostro livello. Ce n'è per tutti. Allora, un video come questo è un sacco di tempo che volevo farlo. In più, mettiamoci che mi è arrivato un bel pacchettino con dentro una roba super bellissima che volevo provare da un sacco di tempo, 1+1, ed è uscito questo video. La cosa super bellissima è l'Amp Academy di Nux. Vi ricordate quel pedale che non ho provato perché avrei voluto provarlo ma non me l'hanno fatto provare perché me l'hanno staccato apposta per non farmelo provare al Guitar Show di Padova? Ecco, lo volevo provare da tantissimo tempo e quale occasione migliore. Se volete un video super approfondito di analisi di questo pedale in cui vi dico come funziona, come si usa e vi dico anche la mia su come suona, ditemelo nei commenti e lo facciamo mai perché poi non lo guardate. Brano numero 1. Mi ricordo di quando ero molto più piccolo e avevo solo la mia prima chitarra elettrica e ascoltavo un sacco di musica con le cuffie dal telefono che era un vecchio Nokia, mi pare tipo l'N70. In quel periodo ascoltavo un sacco band tipo i Green Day, Sum 41 e quel genere di musica lì. Non avevo mai suonato una sola in vita mia, ma quella sera ascoltando Boulevard of Broken Dreams, la parte di quel solo melodia molto semplice mi ha fatto scattare qualcosa dentro. Solo che era sera tardi, io stavo per andare a dormire, il giorno dopo c'era scuola, mi sono messo a dormire tipo subito perché così mi sono svegliato tipo subito, sono andato a scuola tipo subito, sono tornato a casa, ho preso la chitarra e ho suonato questo. Da lì in poi ho capito che potevo suonare anche gli assoli di chitarra e non solo le ritmiche per come mi limitavo a suonarle. Ovviamente il risultato quel giorno non era minimamente paragonabile a quello che avete appena sentito, ma nella mia testa il mondo degli assoli da lì in poi si è aperto così tipo un libro di 18 pagine perché di più non so leggerle. Come ho detto, l'assolo non è niente di che, ricorda già una melodia vocale all'interno del brano e quindi agli ascoltatori suona già familiare. Al primo ascolto, quando uno sente quella melodia di chitarra, l'associa subito alla melodia della voce e resta piantata nel cervello. Così si scrivono le canzoni. Brano numero 2. Sempre agli inizi il mio problema era che imparavo tantissimi tipi di riff diversi, ma non mi ero mai messo, anche col mio insegnante, ad imparare un brano completo dall'inizio alla fine. Un giorno il mio insegnante arriva, si mette a suonare questo arpeggio in finger picking e io resto completamente rapito da quella progressione di accordi. Non mi sembrava così complicata e quindi la vedevo come una cosa accessibile e quindi la carica di suonare è arrivata tipo subito. La cosa bella è che insieme a quell'arpeggio pulito all'inizio del brano c'è anche un breve assolo impulito molto melodico e quindi facile da ricordare ed era esattamente quello che mi serviva per fare il balzo in avanti come chitarrista. Il colpo definitivo gli Scorpions con questa canzone me l'hanno dato quando poi parte la batteria con la chitarra distorta. L'adrenalina saliva tantissimo, mi veniva un sacco voglia di suonare e lì ho imparato anche a cambiare i suoni in tempo reale, passando dal suono pulito della canzone fino a quel momento, per poi accendere il distorsore, cambiare completamente suono e buttarmi. Per chi non lo sapesse, il titolo della canzone è Holiday, non quella dei Green Day.
Ovviamente i suoni all'epoca li facevo con una vecchia Digitech che non sapevo minimamente usare e neanche gestire, e quindi i suoni lasciavano tanto a desiderare. I suoni che sto facendo oggi invece mi piacciono un sacco, Lamp Academy suona davvero di brutto. Brano numero 3. Al terzo posto metto il primo brano che mi ha fatto capire che stavo veramente migliorando con la chitarra in mano. Infatti è stata la prima canzone tecnicamente abbastanza complessa che mi sono ritrovato a studiare. All'epoca avevo gli AC/DC e i Metallica piantati in testa, il mio maestro arriva, mi mette davanti il foglio con questo brano e mi fa scoprire un mondo. Dopo aver studiato Satch Boogie di Joe Satriani, ho scoperto veramente il mondo dei Guitar Hero, ovvero di quei chitarristi che scrivono e compongono i loro brani attorno al concetto di virtuosismo sulla chitarra. Steve Vai, Eric Johnson, Andy Timmons e tantissimi altri. In quel periodo studiavo svariati brani di questo tipo, come ad esempio Always With Me, Always With You, sempre di Joe Satriani, oppure Die to Live di Steve Vai o Electric Gypsy di Andy Timmons. Ma quello che più mi ha fatto capire che a livello tecnico stavo crescendo è stata Satch Boogie, e non per chissà che motivi, ma semplicemente quando arrivava quella parte di tapping a metà brano, quando sono riuscito a suonarla intera, tutta di fila, giusta per la prima volta, mi sono sentito un supereroe. In questo caso, per questo suono, ho utilizzato la simulazione della Friedman BE100 all'interno dell'Amp Academy. Ci ho messo una bella simulazione di Tube Screamer come pre, regolato come boost, ovviamente, e il suono che è uscito alla fine è questo. Ho usato solo lui, non è che ho aggiunto pedalini, anche se potrei perché ha il send return, però non lo faccio perché voglio usare solo lui. L'effetto di ambiente che si sente è semplicemente un riverbero che è all'interno del pedale. Comunque, sarà stato il sound un pochino rock blues di Joe Satriani, che spesso mette nei suoi brani, che mi ha preso così tanto perché arrivavo da quel genere musicale io, arrivavo dal rock e dal blues. Quindi mi sono fatto prendere più da quello che da uno Steve Vai con dei brani scritti in maniera particolare, con delle scale modali e tutti dei suoni che comunque non riconoscevo. Adesso mi fa impazzire, sia chiaro. Ci ho anche fatto un video insieme, abbiamo parlato insieme della sua chitarra, ve lo lascio qui sopra, se non vai a vederlo e sto parlando a te, glielo dico Steve, glielo dico, poi vediamo cosa fa. Comunque, non sarà il pezzo in tapping più complicato della storia della chitarra questo di Joe Satriani, però mettetevi nei panni di un ragazzino di 13-14 anni che passa dagli AC/DC alla chitarra virtuosa. Se volete un brano per cominciare a studiare qualcosa di un pochino più tecnico e approcciare il tapping, secondo me questa è una buona scelta. Il quarto brano che scelgo per questo video di sicuro non ve lo aspettate, perché da me, super rockettaro metallaro che suona la chitarra a 7 corde, l'ho detto con la R moscia, con dei suoni super estremi. Nella musica della mia band c'è anche la musica elettronica, i Pooh non ve li aspettate. E sì, spoiler, è una solo dei Pooh.
Sto parlando della canzone che si chiama La mia donna. Scusate se rido. Ciao Dodi, sei un chitarrista bravissimo, ti stimo, però la mia donna. Non sono tanto affezionato al brano in sé, come si capisce, ma più all'assolo di chitarra, e per un motivo molto semplice. Come sapete, ho studiato al CPM Music Institute di Milano. Prima di dare l'ultimo esame per diplomarmi, avevo già trovato lavoro come chitarrista. Era il 2019, fine 2019, e per l'audizione di questo lavoro, per andare poi in giro per il mondo sulle navi da crociera, mi sono stati richiesti diversi pezzi. Alcuni più chitarristici, altri decisamente meno. C'era Dancing Queen degli ABBA, oppure Still Got the Blues di Santana, Europa di Gary Moore. Così avete più o meno in mente qual è la grandezza del repertorio. Tra i brani che mi sono stati richiesti c'era anche l'assolo di questo brano dei Pooh, e lì, per impararlo come si deve, mi sono messo a spulciare internet in modo super approfondito per cercare di assorbire più informazioni possibili per poterlo suonare poi nel modo giusto e non solo facendo le note giuste. Mi sono studiato un po' l'attrezzatura di Dodi e mi sono ascoltato anche una valanga di esecuzioni live, perché è quello che faccio sempre quando imparo qualcosa che poi devo suonare live. Alla fine l'assolo mi è piaciuto tantissimo e mi sono sempre divertito a suonarlo live, e soprattutto da questo assolo ho estrapolato dei nuovi licks e nuove combinazioni di intervalli delle note da usare anche nelle mie improvvisazioni e nelle mie composizioni. Ho arricchito il mio vocabolario di chitarrista anche grazie a musica che normalmente non ascolto, quindi raga, imparate roba che non ascoltate perché è super utile. E come conseguenza diretta andiamo al quinto brano. Questo è un breve assolo che ho scritto io, e sì, ci tengo tantissimo a mettere questa mia composizione in questo video. Tra l'altro questa composizione non ha un titolo, quindi aiutatemi a dargli un titolo. Scrivetemi qui sotto nei commenti tutte le idee che avete, ascoltatelo bene, ditemi cosa vi viene in mente e ditemi che titolo dargli. Vediamo se salta fuori qualcosa di interessante oppure l'ennesima trashata come la chitarra dell'Ikea. Me la lascio qui perché la chitarra dell'Ikea è la chitarra dell'Ikea. Comunque, metto questo perché è quello che mi ha fatto fare un po' l'ennesimo click in avanti. È quello che dopo averlo fatto, soprattutto con le conseguenze che ci sono state, mi ha spinto un sacco in avanti a fare anche quello che faccio ora. Quindi questo assolo da dove arriva? Un giorno Ale di The Gas Tube ha fatto uscire un video con una base, una backing track, l'ha data agli iscritti e ha detto: scaricatela, scriveteci qualcosa sopra e rimandatemela che ci faccio un video. Ho colto l'occasione, ho scaricato la base, ho scritto l'assolo che avete sentito poco fa e gliel'ho rimandato. Le mie aspettative ovviamente erano tipo nulle, pari a zerissimo. Dopo un po' il video è uscito e c'ero anche io al suo interno. Anche questo ha contribuito tantissimo a rafforzare il mio voler fare contenuti su YouTube. Quindi se c'è gente che mi odia è colpa sua. Potevate risparmiarvelo di vedere la mia faccia tutti i venerdì alle 13, ma no. Comunque, perché questo assolo è importante? Non solo perché è stato di ispirazione per fare contenuti su YouTube, ma è stato anche il momento in cui ho racchiuso in un'unica take tutto quello che ho imparato in anni di studi. Ho scritto e composto un assolo con un senso che abbia un inizio, uno svolgimento e una fine. Quindi non fate come me, per favore. Io ci ho messo tantissimo tempo per applicare veramente tutte le cose che ho studiato. Cercate di applicare quello che studiate man mano che lo studiate. Imparate una cosa? Ok, cercate di applicarla subito in un'improvvisazione o in una composizione. Non aspettate tutto quel tempo perché poi tutte le informazioni che ci sono potrebbero andare perse. Ed è un peccato. Prima applicherete tutto quello che studiate, prima otterrete dei grandi risultati. Per chi mi segue da un po' sa che il suono di questo assolo l'ho fatto con HX Stomp e ho anche spiegato svariate volte come ricrearlo e ho cercato di replicarlo uguale con l'Amp Academy di Nux. Ho usato una simulazione che c'è all'interno che ha un sound abbastanza moderno. Se ne volete sapere di più, io qui sotto in descrizione vi lascio tutti i link, che è uno solo, quindi è uno da guardare, perché veramente merita. Perché costa anche poco. Siamo tra i 160, 170, 80 euro per tutto quello che fa. Comunque, ora voglio sapere quali sono i vostri brani che vi hanno cambiato la vita da chitarrista. Lasciate un bel like al video e ditemelo qui sotto nei commenti. Però dovete essere iscritti al canale, perché se fate questa cosa e non siete iscritti al canale potete fare tutto perfettamente preciso. Io vi ignoro. Anzi, facciamo che faccio quello gentile. Vi lascio qui una bella chicca, ma se non vi iscrivete dopo che avete visto questo io non so più cosa fare.